1977, il mondo intero venne sconvolto per la prima volta dalle guerre stellari. Un film avvincente di fascisti galattici contro partigiani, bacchette laser, cowboy che sparano lucette, samurai di plastica con l'asma e pupazzoni che fanno rumore. Male. Un successo interplanetario che portò alla ribalta Nino D'Angelo ed il suo taglio a scodella nei panni di Luca Camminatore del Cielo, nonché sua sorella Bona ed il suo maestro Padre Pio. Ebbene sì, oggi siamo di nuovo qui riuniti a parlare di guerre stellari. Vi ricordo che si dice guerre stellari, non Star Wars, non mi fate incazzare. Ma oggi non ne parleremo bene. No. Già mi vedo le orde di fan sotto casa con le torce. Ragazzi, calmi, sono un fan anche io. Oggi voglio deliziarvi con qualcosa di cui probabilmente non avrete mai sentito parlare. Qualcosa di oscuro e dimenticato, malvagio e terribile. E no, non stiamo parlando di quelle cagate di film sugli Ewok. Che siano maledetti quei porci cani peluche col cappuccio, le loro magiche avventure. Reggetevi, perché oggi voglio parlarvi dell'inedito speciale di Natale di Star Wars del 78. Eh sì, lo hanno fatto davvero. Star Wars Holiday Special. Holiday in generale, perché nello spazio non ci sta il Natale, lo sai. Do you remember making this Christmas special? I think it was 1978. No, you don't remember it? Trasmesso per la prima ed unica volta il 17 novembre del 1978 negli Stati Uniti, solo un anno dopo l'uscita nelle sale del primissimo film della saga, questo film è il male. Pure George Lucas se ne è vergognato un sacco, al punto da aver dichiarato: se avessi tempo ed un martello cercherei ogni copia di quello show per distruggerla. Se ne vergognava talmente tanto che il suo nome manco appare nei titoli di coda. Pensate un po', il tizio che non si è vergognato di aver inventato Jar Jar Binks. Jar Jar Binks si è vergognato invece di questa cosa. C'è da avere paura. Prima dell'avvento di internet questo film era introvabile. Esistevano delle copie perché qualcuno le aveva registrate con il videoregistratore dalla televisione. Videocassette che tra l'altro hanno poi ispirato moltissimi film. E questo è anche il motivo per cui non venne mai trasmesso in Italia. Però c'è una cosa che mi dà un po' fastidio, mi punge un po' nell'orgoglio. Cioè che nel 1980, cioè 2 anni dopo, il film venne trasmesso in Francia. In Francia! In Francia sì! E in Italia no? Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire presque à l'heure. Ok che è una merda, ma perché loro sì e a noi no? Cioè non solo è stato trasmesso, è stato pure doppiato in francese. E a noi manco i sottotitoli. Perché noi siamo stronzi, no? O probabilmente perché noi avevamo già Jerry Calà che a livello di trasciume valeva per 10, non lo sapremo mai. Libidine! Vabbè, ma non voglio tenervi sue spine, anche perché non potrei mai negarvi qualche sano trauma. Quindi signori, accomodatevi pure sul divano della mia navazza, perché stiamo per guardarci insieme questo speciale inedito di Star Wars. Da gustarci così, senza sentimenti, con un po' di morte dentro, quella che proprio ci piace. Ovviamente, male. Il film inizia con Gianni Elon e il suo villoso amante Chewbacca viaggiare nello spazio profondo facendo cose profondamente spaziali. Quando arrivano i fascisti iniziano a sparargli le lucette addosso. Vabbè, queste scene sono state ritagliate paro paro dal primo film, però dai, chi se ne frega, almeno si inizia con l'azione. Cioè, è promettente alla fine. I know your family's waiting. I know it's an important day. That's the spirit. You'll be celebrating Life Day before you know it. Il che? Life Day before you know it. E che cazzo è il Life Day? Il giorno della vita. È il giorno in cui si festeggia di essere in vita. Il giorno in cui festeggi di non essere ancora schiattato, il Life Day. Mia madre non ha abortito! Sei! Bello, gran bel giorno. Io ho capito che nello spazio non è arrivato il Natale, però una festa un pochino meno generale potevate inventarvela. E che è la festa del grazie di Boris. Oggi girano la scena 25. La scena della festa del grazie. Spegnete i cellulari! The Star Wars Holiday Special. Starring Mark Hamill as Luke Skywalker. Oddio, ma che faccia di plastica è? Ma che è un Playmobil? Madonna, che sguardo vispo. Questa Momo l'hanno svegliata. Ma sì, ragazzo, sì! Ci sta pure Darth Vader!
Allora non può essere tanto male, dai! Introducing Chewbacca's family. Oh Cristo, che so quelle cose? His wife Mala. Che bel sorriso materno che ha, signorina. His father Iggy. Però Bob, ma che è il Grinch? Vade retro, bestia di Satana! His son Lumpy. Vabbè, questo è solo un barboncino, dai. Brutto, mamma mia sei brutto, però un barboncino. Chewbacca poi ha un figlio! E non ce l'hanno mai detto! Ma che padre screanzato! Questo disegno che vedete è il luogo in cui vive l'allegra famiglia. E così di colpo, senza vasellina, eccoci catapultati in una sitcom anni 80. Eh sì, è proprio quello che uno si aspetta pensando a Star Wars, eh. Vabbè, sentiamo i dialoghi, magari sono interessanti. Ma che cazzo è sta roba? Il film è appena iniziato e ci siamo sorbiti 10 minuti di mugugni, muggiti, urla di fila. Non ci sono manco i sottotitoli. 10 minuti. 10 minuti di sta roba è un'eternità. Ma vi rendete conto della quantità di oggetti fastidiosi che fanno esattamente gli stessi suoni? Dieci minuti di sta roba io non la augurerei manco al mio peggior nemico. E loro ce la mettono nel film di sta. Vabbè dai, manteniamo la calma. Magari concentrati riusciamo a capire cosa sta succedendo. Ah, ma fa becca, che cazzo è sta roba? Ok, visto che loro non l'hanno fatto, ci rimetto io i sottotitoli. Che cazzo sta succedendo? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ad un certo punto il piccolo Sgorbio si mette a guardare uno spettacolo circense olografico. Cosa accade nella mia vita? Sto forse sognando? O sono semplicemente morto? E questo è il significato del Life Day? Perché stai vedendo questa cosa? Perché stai vedendo questa cosa? Cosa c'entra con la trama? Fate qualcosa, porca! Ma li ha fatti più grandi! Perché? Perché? Per il nostro benessere fisico e mentale mi sono permesso di tagliare questa parte, che durerebbe 3 minuti. 3 interminabili minuti di danze in tutina. Questo circo infernale si conclude, per fortuna. Ma visto che tutta la famiglia sta aspettando Chewbacca, che è in ritardo, decide di fare una videochiamata Skype alla nave di Luca Camminatore del Cielo, il quale risponde con l'espressività di un pupazzetto Lego. E insomma, Luca non sa dove Chewbacca sia, la famiglia allora mugugna ancora più forte e Luca, con la sua faccia da bambolotto di gomma, torna a lavorare sulla sua macchina da fumo. Che cos'è? Non lo so, Albe, lasciamo stare. In realtà c'è una spiegazione a questa inespressività da bambolotto di Luca. Inespressività maggiore del solito, intendo. Luca aveva avuto un grave incidente in auto appena 3 settimane prima e l'hanno tirato fuori dall'ospedale appositamente per girare questa scena. Pensa tu che culo. Questo qua è morto e non se ne sono accorti. Ad un certo punto parte un altro siparietto. Ehi, ma quello è un wannabe Lord Casco con dei baffetti pazzeschi. Ma sì, dai, forse un po' d'azione finalmente. Lord Casco è in un negozio e sembra estremamente interessato a delle buste di plastica. D'altronde, come non amarle? Sono bellissime. Il negoziante poi gli passa un acquario in miniatura. Tutto ciò è molto interessante e affascinante, bellissimo, bro. Segue un siparietto comico che non fa ridere, con il venditore che legge una lista immensa di cose che dovrebbe fare sto spazzolino. Ed il Lord Casco col baffo setoloso se la prende e se ne va via senza pagare. Perché è cattivo, capito? Che colpo di scena pazzesco.
Sono un turbinio di emozioni. Sono tutte quelle emozioni che mi aspetto proprio da Star Wars. Io. E che voto diamo a questo set brutto che è uscito da Bim Bum Bam? Mi piace. Voto 10. Ad un certo punto uno dei cosi si mette a cucinare guardando un programma di cucina. Oh mio Dio, cos'è quello? Cosa diavolo è quello? Comunque questo è proprio quello che ci aspettavamo noi fan da Star Wars. La moglie di Chewbacca che guarda un programma di cucina con un uomo inquietante truccato male. Step 1, we stir the mixture. Stir, 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 stir. Stir, 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 stir. Very nice. Now, step 2, while we're stirring, we also whip. So it's stir, whip, 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 stir. Stir, whip, 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 stir. Stir, whip, 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 stir. Come on, faster all together now. Cooking can be fun. Stir, whip, 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 stir. Stir, whip, whip, stir. Wow! Having fun, all right? Coming along nicely. Now, step 3. We also have speed. No! Oh mio Dio, sì! Laser, spazi, astronavi, ma questo è Star Wars, oh mio Dio, sì, ti prego, no! No, tornate, non potete andare via! In questa scena ci sono stati ben 30 secondi di Star Wars, di sto film di 1 ora e mezza, 1 ora e 36, precisamente. Però bisogna capirli, bisognava tornare nel vivo dell'azione, bisognava vedere cosa succedeva nel salotto. Con le bestie di Satana, no? No, di nuovo! Ad ogni modo, il venditore di prima arriva a casa di sti cosi e così scopriamo che anche lui è un partigiano. Ed ha portato come regalo al papà villoso un bel casco per la realtà virtuale. Ok. Quando vuoi dire una cazzata pseudoscientifica, protonico. Fotonico, ci stanno sempre bene. I thought you might like this. One of those oh, e che? I don't know how to explain it. It's a wow. E che sarà mai, no? Sarà un gioco pazzesco, sarà. I am in your mind as you create me. Oh, yes. We are excited, aren't we? Lo sapevo, è un porno. Just relax. Just relax. Yeah. È un porno interrazziale. We can have a good time. Il padre di Chewbacca sta guardando un porno interrazziale. I am your fantasy. I am your experience. So experience me. È uno speciale di Natale questo. Di Natale. I am your pleasure. So enjoy me together. Questo è sbagliato. È profondamente sbagliato. È tutto sbagliato. This is our moment together in time. That we might turn this moment into an eternity. Che cazzo succede? Questo è uno speciale di Natale! Di Star Wars poi! Dov'è Star Wars? E non voglio sapere dove abbia le mani sto coso. Dove le hai le mani? Dimmi. Il padre di Chewbacca si sta sparando una pugnetta in cucina con quella che probabilmente è semplicemente un esemplare di femmina depilata per lui, mentre la nuora sta cucinando guardando sto coso che solo ora noto avere 4 braccia. Per Bob questo non è un film, questo è un'esperienza di vita. Ma ad un certo punto si sente un'astronave atterrare, quindi è finalmente arrivato Chewbacca e qui fine, è finito. Ma guarda un po', è incredibile, è già passato 1 ora e mezza, incredibile come scorre il tempo quando ci si diverte. E invece no, il film prosegue, no! Colpo di scena sono i fascisti. Beh, dai, almeno magari ammazzano una di ste bestie. Ma tranquilli, anche l'impero qui fa schifo. Il negoziante riesce a distrarre uno dei tizi col casco da parrucchiere mostrandogli un video musicale. Noi siamo figli delle stelle. Ciurma, voi magari non ci credete, ma fanno vedere il video della canzone completo. Completo! Che ne sto facendo della mia vita? Dopo quasi 6 minuti, il video finisce. Ed il signor Casco però sembra molto felice. Guardalo, che bel sorrisetto angelico.
che mo per rabbia gli tira un calcio di punta sui denti. E a questo punto parte l'unica scena divenuta celebre di questo Bobrio mal cacato, con il piccolo mostriciattolo che si mette a guardare un cartone. Qui vediamo un Luca con gli occhi spiritati, oh mio Dio che è quello. Un Gianni Alon che... vabbè, lasciamo stare. Questo fa abbastanza schifo. Un D3BO che batte le ciglia. E soprattutto lui. Come saprete, Boba Fett è uno dei personaggi più amati dell'intera saga. Ci hanno sfornato gadget, pupazzi, riadattamenti, qualsiasi cosa. Ma la vera domanda è: perché diavolo è così tanto amato? Io ho un amico che lo ama da impazzire, per esempio, e mi diverto troppo a farlo incazzare. Ma quanto fa schifo Boba Fett? Tanto lo so che stai registrando. Io questo fanatismo assurdo nei suoi confronti non l'ho mai capito, perché nella prima trilogia aveva comunque una particina, era sì più o meno importante, però parlava pochissimo, si vedeva pochissimo. E quando all'inizio dell'episodio 6 finalmente c'è una particina d'azione per lui, in cui sta per mostrare quanto vale, cosa sa fare, quali sono le sue particolarità, questo è quello che succede. Che figura di merda. Però i fan lo amano da impazzire, talmente tanto che quando uscì la nuova trilogia, per puro fanservice, gli cucinano una parte su misura per lui, per rivalutarlo, per dargli spessore, Ma perché tutto questo? Perché ha l'armatura figa? Come si faceva ad amarlo tanto se nella prima trilogia aveva avuto sì e no 2 battute in croce? Era un personaggio secondario e non faceva un cacchio, e quando moriva in maniera idiota all'inizio del 6º film. Ebbene, in America era tanto idolatrato proprio per questo spezzone a cartone animato del 78. Ed ora che finalmente lo vedo, capisco anche perché. È un personaggio fighissimo, con la voce profonda. I am Boba Fett. Rispettato addirittura da Darth Vader. E soprattutto che cavalca un dinosauro! Quindi, signori, come possiamo vedere, anche dal letame nascono i fior. Vabbè, più o meno. Va detto comunque che la sua primissima apparizione ufficialmente avvenne poche settimane prima alla messa in onda di questo episodio, il 24 settembre del 78, dove prese parte ad una parata e firmò autografi anche se nessuno avesse idea di chi fosse. Però dai, parliamoci seriamente. Il fatto che George Lucas abbia poi usato questo personaggio, apparso in un film di cui si vergogna e di cui rinnega assolutamente l'esistenza, e che poi è pure diventato uno dei più celebri della saga, è un po' un'ipocrisia, dai. Senza considerare che l'ha preso pure male, visto che nello speciale era nettamente più figo di quell'insulsa versione degli episodi 5 e 6. Però dai, vabbè, non indaghiamo oltre e torniamo allo speciale. Evviva! Visto che i fascisti sono cattivi e stanno cercando gli ebrei, fanno un casino nella cameretta dello sgorbietto. Go clean up your room. Ma sono proprio cattivissimi, mamma mia! Ed il povero mostriciattolo corre in stanza a piangere, non lo so. That will keep him busy for a while. Mamma mia, ma questo è proprio cattivo! Il suo capo strozza le persone con la forza e lui fa i dispetti ai bimbi. Mi sa che abbiamo un nuovo eroe del male qua. E visto che il piccolo Satana è offeso, accende la TV ed inizia a guardare un tutorial su come costruire un trasmettitore. Un tutorial, basta! Questo non è Star Wars! Ed il tutorial è pieno di gag imbarazzanti che non fanno ridere manco per il cacchio. Io non so più, non lo so, davvero che... E dura altri 6 minuti. Altri 6 minuti della mia vita sprecati. Vabbè, 6 minuti, però almeno sto tutorial è precisissimo. Oh, quasi quasi lo posso costruire pure io un trasmettitore. First, find the sealed package containing all the tools you'll need. It looks like this. Try not to rip it open, because it makes a very handy storage case for your tools until you need them again. Now, this is the first thing you'll need. And by the way, let's start calling these components by their proper name. Now, find the circuit breaker module. And by the way, let's start calling these components by their proper name. Every one of the 10,000 terminals on your circuit breaker module is marked in a particular color. Esistono 10.000 colori diversi. Watch me closely. Blue goes to blue, and so on. Now, watch me closely. 2 hours later. And we'll assemble our mini transmitters together.
È davvero incredibile come scorre velocemente il tempo quando ci si diverte, eh? Many hours later. Ok, dovremmo esserci. Adesso dovrebbe funzionare. Ok, forse questo non è normale. Comunque è bello, è tutto bello, bello proprio. Ma possiamo tornare alla storia. Possiamo vedere cosa succede in questa emozionantissima storia. Time now for life on Tatooine. No! No, cazzo, no! E sto tizio al bar è di nuovo lui! È sempre lui, basta! E questo spezzone avvincente dura ben 13 minuti. E si conclude con un musical! Comunque, oh, incredibile, a questo punto c'è un po' di film nei riempitivi. Vabbè, finalmente Gianni, Elon e Chewbacca sono arrivati a salvare la situazione dai terribili fascisti che bullizzano i minorenni pelosi. Quello Stormtrooper è appena scivolato sulla propria pistola. Io lo sapevo che erano impediti, ma fino a sto punto. Ed è così che i cattivi che occupavano la casa sono stati sconfitti. Sì, in realtà ne è morto solo uno che si è pure suicidato da solo e la casa era piena di fascisti. Però per qualche ragione sono spariti tutti. Che vuoi farci? È così, è finito, hanno vinto. Ed il film finisce con sti tizi che afferrano delle palle colorate e si teletrasportano in... Cos'è? Non lo so. Che cos'è? Ed infine giungono in una caverna con altri della loro specie per festeggiare il Life Day in quello che sembrerebbe un incontro satanico. E questo luogo è davvero l'inferno. Non è uno scherzo. Ci sono almeno altri 100 cosi villosi tutti insieme in questa grotta. Sapete cosa significa? E per concludere quest'ora e mezza di tortura, la principessa Lella appare dal nulla e si mette a cantare. Darth Vader, signore. Anche se in futuro avrà un nipote come Herbert Ballerina, la prego. Faccia qualcosa. Faccia qualcosa. Grazie! Grazie! Do you remember making this Christmas special? I think it was 1978. No, you don't remember it? So it doesn't exist in your... No, it doesn't exist. It doesn't exist. No. What if I were to tell you that I had a little piece of tape right now?